Amici dell'arte bianca, buongiorno e bentornati nella mia cucina dopo questa pausa estiva. Allora, oggi vi voglio proporre una ricetta passo passo per fare la pizza contemporanea napoletana con Polish. È una pizza idratata al 70% con l'85% di Polish, ok? Cos'è il Polish? Il Polish è un prefermento che funziona un po' come la biga, quindi comunque dà aroma al prodotto finito, dà croccantezza e una velatura più libera, cuoce anche secondo me meglio diciamo il prodotto con questi prefermenti naturalmente perché poi può avere una velatura magari più slanciata e su una pizza comunque ben idratata sta perfettamente comunque diciamo. Il preferimento questo si può utilizzare anche per altri panificati naturalmente, non solo per la pizza napoletana o la pizza al piatto e comunque adesso io vi spiegherò passo passo la farina da utilizzare, che sarà una farina forte per il prefermento, poi anche dopo questo prefermento la chiusura da fare dell'impasto per vedere poi, farvi vedere poi il risultato finale. Scrivete naturalmente i commenti riguardo ai vostri dubbi, io vi risponderò nei commenti. Nell'info box vi lascio come al solito la lista ingredienti, le informazioni solite e vi chiedo di seguire il video fino all'ultimo. Video e sigla. Partiamo con una cosa importante ed essenziale per fare un buon prefermento con la regola del 70 che applichiamo anche con la biga fredda noi, però lo dobbiamo applicare anche con il Polish perché poi noi andremo a metterlo in frigorifero e lo dobbiamo chiudere quindi ad una certa temperatura per far sì comunque che fermenti, cominci la lievitazione per averlo diciamo giusto e pronto per il nostro impasto. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere praticamente questo Polish con una temperatura un po' come la biga fredda di chiusura di circa 25 gradi, ok? 25 gradi. Come facciamo ad ottenerli? Allora, è molto semplice, la regola del 70 cos'è? È un po' come la regola del 55 della biga classica. Allora, solo che c'è questo 70, si tiene conto della temperatura. Allora, misurate con un termometro come questo, un termometrino a sonda, va benissimo, la temperatura della farina, la temperatura dell'ambiente, guardate il termostato, sommate queste due e il risultato lo dovete praticamente sottrarre al numero 70. Calcolate la temperatura rilevata della farina, in questo caso io 26 gradi e mezzo, e 26 gradi e mezzo, circa 27 anche della temperatura ambiente. Quindi vado a fare 70 meno la somma di questi due valori. 70 meno 53 mi dà una temperatura di 17 gradi, quindi 16 gradi, 17 gradi al massimo va benissimo. Dovete avere un po' di acqua, la temperatura, prima calcolate l'acqua che vi serve, dovete arrivare ad avere, diciamo, sulla bilancia quel tot che vi serve in quella temperatura. Ecco, quindi naturalmente in inverno aggiungeremo un pochino di acqua calda per arrivare alla temperatura ideale, in estate invece dovete aggiungere un po' di acqua molto fredda all'acqua della temperatura ambiente, a meno che voi non abbiate già un'acqua che arrivi ad esempio alla temperatura giusta. In questo caso utilizziamo una tipo 0 forte, una 340 V dell'azienda agricola Gemma, in questo caso sto utilizzando queste farine. Ho utilizzato l'acqua quindi a 16 gradi e mezzo e andiamo a mixare il lievito, in questo caso il lievito secco attivo, con l'acqua alla giusta temperatura. Abbiamo 600 g di acqua, 600 g di farina e 1 grammo di lievito secco. Se utilizzate il lievito fresco potete utilizzare 3 grammi di lievito.
secco con questo dosaggio, perché comunque si usa sempre il triplo rispetto al lievito secco. Allora, una volta mixata l'acqua con il lievito andiamo a mixare anche la farina, quindi facciamo un bel composto senza agrumi, andiamo a metterci una pellicola forata, la foriamo e lasciamo per 18 ore, dalle 16 alle 18 ore in frigorifero. E guardate, questo qua è il risultato. Questo è il nostro polish pronto per essere utilizzato, per essere rinfrescato con altra farina V240, sempre dell'azienda agricola Gemma, in questo caso sempre un tipo 0, quindi vi consiglio al massimo una media forza, diciamo, perché abbiamo a disposizione circa 5 ore. 250 grammi quindi di altra farina media forza. Andiamo a inserire il nostro polish, inseriamo quindi i nostri 250 grammi di farina media forza, inseriamo mezzo grammo di lievito secco oppure un grammo di lievito fresco. Mixiamo questi ingredienti con il nostro polish nella impastatrice planetaria. Noi impastiamo con la nostra impastatrice, una Summix 6 kg con cui mi trovo molto bene, e cominciamo con una velocità di abbastanza lenta, in modo da inglobare un po' tutti gli ingredienti in modo lento inizialmente. Siamo sugli 80 giri, 75 giri. Poco dopo, comunque, quando abbiamo un po' inglobato tutti gli ingredienti, cosa facciamo? Andiamo sui 100 giri. Andiamo sui 100 giri quando vediamo comunque che il composto è liscio, è bello liscio, ed è normale che sia molto morbido, perché comunque abbiamo da fare con un 85% di prefermento e dobbiamo un attimino irrigidire, non troppo per l'amor del cielo, la maglia, però ecco, adesso andiamo sui 150 giri, anche quasi 200 a questo punto, ma solo per qualche minuto. Quando vedete che si è incordato bene, si è staccato molto bene dal fondo, l'impasto a questo punto è pronto. Vedete comunque come si è formata una bella zucca, così a mettere comunque subito il sale all'inizio non mi dà assolutamente nessun problema con il polish, perché comunque con il polish anche inserire il sale su un impasto all'85% di polish è un'operazione molto idratata, e soprattutto con impastatrici anche a ciotola larga io consiglio di inserirlo subito in questo caso. Adesso andiamo a formare una palla e la mettiamo a riposo mezz'oretta di riposo, e poi formiamo subito i panetti, perché comunque abbiamo a disposizione 4 ore e mezza, 5 ore al massimo, ecco, prima di infornare per l'apretto. Vedete poi voi comunque quando sono pronti e belli lievitati i panetti, però adesso dall'apretto ci vogliono almeno 4 ore, ma al massimo 5 comunque, perché stiamo parlando di un impasto. Adesso stiamo formando i nostri panetti in questa maniera. Abbiamo stagliato panetti da 270 grammi, scusate, e andiamo a metterli nella nostra cassetta di lievitazione. Sono 5 panetti abbastanza normali, anche abbondanti, vogliamo dire, come pizza, e li andiamo a porre nella nostra cassetta di lievitazione. Vi stavo dicendo, ci dovranno stare per almeno 4 ore, per un massimo di 5. Allora portiamo il piano del nostro forno a 430 gradi almeno, o al massimo 450, comunque non di più. Anche 450 va benissimo. Io comunque l'ho scaldato a 450, ho aperto il forno e adesso sto stendendo le nostre pizze con molta delicatezza, perché abbiamo da fare con un impasto abbastanza idratato, per di più con molto prefermento, per cui la stesura deve essere fatta in modo delicato in questa maniera. Ecco, è abbastanza proprio 2 giri di pugno per allargarla leggermente, non allargatela troppo. Mettete sopra il vostro pomodoro e poi la potete pian piano allargare una volta che comunque l'avete sulla pala, in questa maniera la portate sulla pala, e poi la potete allargare leggermente sulla pala una volta anche messa la mozzarella e il pomodoro tranquillamente.
Allora, questa è una margherita, mettiamo un po' di parmigiano, mettiamo la mozzarella, naturalmente, un fior di latte e un bel giro d'olio anche prima del forno. Io ce lo metto, fate proprio come volete. Andiamo ad allargarla ancora un po' e andiamo a infornare, a girare queste fantastiche pizze nel nostro Alfa Moderno 3 pizze a gas e anche legna. Vi lascio i modelli nella descrizione sotto e cottura davvero eccezionale secondo me. Io vi dirò che sono molto comunque contenta del risultato perché comunque adesso, a parte comunque l'aspetto che secondo me è molto carino, molto bello, ma anche la croccantezza proprio del cornicione perché è proprio croccante. Adesso vi faccio vedere naturalmente anche questo bell'interno che infatti il nostro Polish ha donato questa bellissima alveolatura e questa croccantezza. Vi dirò che hanno anche un ottimo sapore, naturalmente, un ottimo aroma, come impasto, un ottimo aroma e vi consiglio comunque di provare anche questa pizza. Allora adesso lasciate un bel like se vi è piaciuta questa video ricetta, scrivete pure qualsiasi commento, vi risponderò qui sotto e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto gratuitamente al canale per avere le notifiche dei prossimi contenuti. Alla prossima, buona pizzata!